saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, la Citroën 2 cavalli Charleston, edizione De Agostini in scala 1:8, numero 41. L'ultimo numero di questa ultima consegna che ho ricevuto. Ecco qui, andiamo subito a vedere la seconda di copertina con numeri utili e servizi, e chi di voi ha piacere di guardare il contenuto di questo nuovo fascicolo può farlo. Intanto anticipo, come ho già detto nel video precedente, che questo che andremo adesso a montare è molto semplice come sessione di montaggio. Quindi ecco, diciamo che il 38 e 39 sono stati, tra virgolette, un po' più complessi, mentre invece il 40 e il 41 sono molto più semplici. Ma va bene così, non dobbiamo troppo essere troppo sotto stress, Ci fanno lavorare parecchio su certi punti e poi ci danno il tempo di riposarci, va bene. Però, come vi ho già detto, apprezzate quando un modello è complesso, perché vuol dire che è particolareggiato. Allora, andiamo a vedere il contenuto di questo numero. È tutto in plastica, non ci sono problemi. Andiamo a vederlo nel dettaglio. Abbiamo il convogliatore dell'aria posteriore, eccolo qui. Abbiamo una serie di viti CP, colore azzurro, P, lettera P di plastica finale, vanno avvitate nella plastica senza l'ausilio di alcun tipo di lubrificante. Abbiamo la cinghia dell'alternatore, non vi preoccupate se no di gomma, evidentemente si vede e non si vede proprio, quindi va bene così. Invece, come avevo già fatto notare quando era ancora nel blister, mi piace molto questo contrasto che hanno creato. Non è un pezzo unico, sono 3 pezzi, 1, 2 e uno inserito dentro, che hanno verniciato come se fosse l'indotto metallico con all'interno poi il rame dentro l'albero che gira. Guardate, stavo guardando questa che sarebbe quella che tende, no? La cinghia dell'alternatore, e stavo guardando invece qui che sono i 2 pezzettini delle spazzole con addirittura i bulloncini, cioè è fatto bene, non possiamo dire che non sia fatto bene. Ok, allora andiamo a vedere un po'. Questo video non me lo sono proprio preparato, a differenza degli altri, avete visto che l'ho aperto davanti a voi, perché ho detto non serve. Allora, lo mettiamo così e ci dice, vedete, la scanalatura verso la nostra destra, il pezzo l'abbiamo messo correttamente così perché abbiamo questa apertura qui, se lo giriamo così non può essere, vedete? Dobbiamo avere la scanalatura a vista, anche quella sotto. Perfetto, andiamo a inserire questo qui, fatemi girare, sì, su questo primo, eccolo qua. Ecco come lo inseriamo. Attenzione, non schiacciatelo di qua. Io magari corro anche il rischio di dirvi cose banali, molti di voi diranno Michele, ma lo sappiamo, ma molti magari no, quindi se fate questo errore per inserirlo, spezzate la finta cinghia, dovete fare così e schiacciare qua, ok? Così. Allora lo giriamo, penso che questo va bene. Guardate, poi a inserirlo tutto dentro non ci vorrà nulla.
Aspettiamo di avere l'altro pezzo, perché vedete io posso ancora spingerlo più in giù, però può darsi che quando andremo a mettere l'altro pezzo sarà lui stesso che ci darà la giusta misura dello spazio. Se qui deve essere imbattuta, parlo della cinghia, se deve essere imbattuta oppure deve stare lì. Vedete, io posso tirarla ancora un po' giù, quello che intendevo dire, vedete? Però aspettiamo. E poi andiamo a prendere l'alternatore e lo disponiamo sopra così come ci fa vedere in figura. Ecco. Ah, vedete, ho parlato tanto e alla fine non è servito a nulla perché la risposta l'abbiamo già qua. Ce lo spinge lui sotto. Eccolo, vedete, questo intendevo. Non mi sono accorto che era l'alternatore che poi sarebbe andato in battuta, pensavo invece alla plastica. Invece, come potete vedere, infatti c'è la spinta fino in fondo. Bene, andiamo a prendere una bella vite che è la CP, anche perché è l'unica che abbiamo, non ci possiamo sbagliare. E andiamo ad avvitarla. Ed è finito il montaggio. Non sembra vero. Fate attenzione a non schiacciare questo quando montate, eh? Non toccate la cinghia, non la toccate. Bene, finito così. Perfetto. Adesso continuo a far vedere la rivista e poi faccio una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, cioè il 41. Ormai siamo alla fine di questo fascicolo, ma ho piacere di farvelo vedere tutto. E questa è Brigitte Bardot. Beh, quale icona francese quale lei potevano chiamare se non Brigitte Bardot? Ragazzi, guardate cosa abbiamo qui. Guardate quest'auto. Ma quanto è bella! State calmi, che di questa immagine quello che è lo slogan è l'orologio. Non vi infervorate subito, ragazzi, che poi sareste anche normali, eh? Ed ecco qua. Bene, abbiamo finito anche questa sessione di montaggio. Sono stato contento di avervi dato possibilità di dare lettura anche al fascicolo e adesso andiamo a vedere cosa abbiamo montato fino a questo numero. Non riesco a farci stare proprio tutto nell'immagine, a meno che non ingrandisca, anzi rimpiccioli, ecco così, però così è meglio. Ecco, questo è dove siamo arrivati. Io direi che al di là dei due pezzi grandi, quale è il cofano anteriore, bellissimo, e la portiera anteriore sinistra, è praticamente quasi tutto montato, perché poi questo andrà messo qua sulla parte anteriore, il sedile andrà montato ovviamente nell'interno, ma comunque non abbiamo pezzi volanti. Questo poi andrà messo qui, vediamo se è così o così, vediamo subito, è un attimo, sto facendo, no, può essere soltanto messo così questo, perché abbiamo i due pezzi che entrano qua dentro, uno qui e uno qui, eccolo qua. Vedete? Questo poi sarà montato in questa maniera.
stavo pensando veramente a quanto c'è su questo modello. Impressionante, impressionante. Quanto particolare hanno avuto su questo modellino. E io sono contentissimo. Non importa se lavoriamo di più, tanto meglio. Vuol dire che il modello alla fine veramente sarà un modello che, oltre alla bellezza che ce l'ha fatto scegliere, ci avrà assicurato anche la giusta scelta nella cura dei particolari, perché poi il modellismo, dal modellismo diciamo quello semplice, è da qui che si vede, Cioè, quando hai un modello che è particolareggiato, ragazzi, non scherziamo. La chiavetta che farà accendere il motore, che meraviglia è. Bene, io adesso chiudo, vi ringrazio e vi saluto e vi ringrazio, ripeto, anche del vostro tempo. Scusatemi se molte volte mi un po', no, nei discorsi, però guardate, io ho già detto che ho visto delle foto di un mio iscritto che non è italiano e mi ha mandato delle foto di questo modello, è bello, ma quando lo vedo lì e adesso lo vedo qui che è ancora da finire, non vi potete immaginare di quanto sia bello. Cioè proprio la struttura metallica, cioè il materiale con il quale è stato fatto, robustissimo, bello, mi piace, mi piace. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando non dimenticatevi sempre che ne abbiate il piacere di iscrivervi al canale, attivare la campanella e rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato e dare un'occhiata alla playlist perché ci sono altri modelli di auto, ci sono delle armature, dei robot, delle repliche di armi e speriamo di riuscire ancora ad andare avanti con questa mia passione a fare i video perché ho un po' di dubbi, ecco, perché ragazzi le spese sono tante per le collezioni, è un fatto mio, ci mancherebbe, nessuno vi chiede niente, quello che vi chiedo soltanto, come io cerco di aiutare voi, e non è chiedervi l'elemosina perché non vuole essere questo, vuole essere soltanto un responsabilizzare le persone che sono iscritte al mio canale, pensando che se voi mandate tutti avanti sempre la pubblicità, quello che mi entra a me sono veramente delle briciole. Già se la guardate tutta vi assicuro che non campo di quello, ma se anche me la mandate appena salta annuncio, io ragazzi non ce la posso fare andare avanti ancora tanto col canale. Poi per carità molti saranno anche contenti, però a me dispiace perché ci tenevo veramente, però la passione non può solo bastare. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari.